Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo andare a parlare di un argomento che mi interessa particolarmente, soprattutto nell'ultimo periodo, ed è una domanda che mi pongo molto spesso. Quali sono i pro e i contro di porsi tante domande, di pensare tanto e di cose più o meno simili a questa? Vorrei introdurre il discorso dicendo che ovviamente nessuno è migliore di un altro, cioè la persona che pensa tanto non è migliore di una persona che si pone meno domande, semplicemente sono persone diverse e ci sono dei pro e dei contro, dei lati positivi e dei lati negativi in qualsiasi tratto dei caratteri di ognuno, quindi nessuno è migliore di un altro. E quindi volevo fare questa piccola premessa prima di cominciare con il video. La domanda io me la pongo perché molto spesso mi sono ritrovata appunto a fare a me stessa delle domande che però mi rendevano, diciamo, delle giornate molto più complicate, perché mi ritrovavo a passare tanto tempo a pensare a queste domande e a non riuscire a darmi una risposta, perché quando ti poni una domanda un po' più complicata, soprattutto quando ti poni una domanda che riguarda cose che non dipendono da te, tu stai lì a pensarci e molto spesso non riesci nemmeno a trovare una risposta. Io credo che questo sia perché più che altro non puoi trovare una risposta per delle cose che non dipendono da te, cioè tu non puoi cambiare una cosa che non dipende da te. Puoi cambiare la felpa che ti metti, ma non puoi cambiare l'opinione di un altro riguardo la tua felpa, non puoi cambiare il fatto che una persona piaccia o no, puoi cambiare solamente quello che dipende da te, non puoi cambiare nemmeno cosa succede nel mondo, puoi cambiare cosa fai succedere tu, le azioni che tu fai, ma non cosa succede in generale. Quindi penso che porsi delle domande su cosa succede in generale sia giusto, ma fino ad un certo punto. Perché se ti poni tante domande, alla fine tu comunque apri la tua mente, sviluppi la tua capacità di ragionare, soprattutto sviluppi una visione critica, la capacità di avere una propria opinione, di avere una visione critica della realtà, non una visione passiva, ma una visione attiva e riflessiva, che sia in grado di porre dei ragionamenti su ciò che succede e di creare una propria opinione, una propria visione di ciò che succede, che sia l'attualità, che sia la politica. È importante non dover stare a guardare l'opinione degli altri e a dover trarre qualcosa dall'opinione altrui. Ovviamente non c'è niente di male a prendere spunto dall'opinione di qualcun altro o da prenderla come spunto di riflessione, però non bisogna appunto pensare in questo modo solamente perché il mio amico pensa in questo modo. Tu non stai davvero formulando il tuo pensiero, stai solamente copiando quello di qualcun altro, solamente perché l'altra persona la pensa così, ed è sbagliato, perché non puoi stare solamente ad ascoltare in maniera passiva, tu devi ascoltare e riflettere ciò che ti viene detto. Allo stesso tempo però una persona che pensa di meno e si pone meno domande, cioè pensa di meno, sempre nel senso che si pone meno domande, molte problematiche nella vita non le ha perché sa lasciar correre, ed è una cosa molto importante. Ad esempio io diciamo che ho difficoltà a lasciar correre le cose, sempre perché tendo a farmi molte domande, e quindi vabbè, penso sia notato dai video che faccio, e tendo a farmi tante domande e quindi spesso le mie giornate sono ovviamente occupate da tutto quello che devo fare, però c'è sempre qualche pensiero che magari quando la sera devo andare a dormire io ci penso a questa cosa, ed è un pensiero a cui è difficile appunto dare una risposta molto spesso, e quindi tu ti ritrovi lì a pensarci, quando è una cosa che magari tu potresti tranquillamente lasciar stare, farla correre e basta. Però comunque come puoi togliere a qualcuno un'indole radicata da così tanto tempo e soprattutto sviluppata in base a delle cose che ha vissuto? Questo è il punto, cioè io sono una persona che pensa tanto magari perché ho vissuto determinate cose che mi hanno portato ad essere così, e magari alcune cose non le so nemmeno, alcune cose che hanno influito. Invece c'è qualcuno che lascia sempre correre perché non gli interessa semplicemente il pensiero degli altri, oppure c'è qualcun altro che lascia sempre correre perché non gli interessa il pensiero degli altri, oppure qualcun altro che lascia correre semplicemente perché per non complicarsi la vita. Semplicemente ci sono vari motivi, svariatissimi motivi per cui una persona pensa tanto e si pone tante domande rispetto a una persona che preferisce lasciar correre. Magari una persona che preferisce lasciar correre non gliene frega nemmeno niente di quello che sta pensando la persona che pensa tanto o delle domande che si pone, semplicemente dice ma chi te lo fa fare? E molto spesso l'ho pensato anch'io, chi te lo fa fare, però allo stesso tempo chi me lo fa fare di non essere curiosa? Cioè io non posso leggere un testo, vedere una parola che non conosco, magari un riferimento a qualcosa che non conosco e non cercarlo. Come faccio a non cercarlo? Cioè dico, come faccio io a leggere qualcosa se c'è nel mezzo di quello che sto leggendo qualcosa che io non conosco? E come faccio a non prendermi la briga di andare a cercare cos'è, ma per me in primis, per riuscire ad ampliare sempre di più le mie capacità, le mie conoscenze, in questo caso le conoscenze
forse, riuscire a dar vita a dei pensieri sempre più elaborati, dei pensieri sempre più miei ed un modo di essere e di fare sempre più mio. Cioè, come posso elaborare la mia persona se stesso io non do modo alla mia mente di svilupparsi? Questo è quello che mi chiedo. Però allo stesso tempo, molto spesso quando tu ti poni tante domande, magari facciamo l'esempio di una domanda specifica che tu continui a porti, diventa poi una cosa che comincia non a darti solamente uno spunto di riflessione tutto, ma comincia a consumarti. Arriva un punto in cui ti consuma e tu non puoi fare chissà che, perché comincia a consumarti. E quindi appunto o smetti di pensarci, rimani là rassegnato e continui a farti elaborare da una domanda e da un tuo pensiero, perché alla fine dipende tutto dalla mente. E tu, se hai un pensiero fisso, ovviamente non puoi uscire dalla tua testa, non puoi uscire dai tuoi pensieri, non ci puoi scappare, ci devi avere a che fare. Però se averci a che fare arriva addirittura al punto in cui tu non ce la fai proprio più a stare nella tua mente, vorresti andartene, forse è là, anzi senza forse, è là che una persona deve capire che non a tutto c'è una risposta. Appunto, non tutto dipende da noi, dipende anche dagli altri, il mondo esterno dipende da altro. E se tu ti blocchi su una domanda e su una cosa e il mondo continua a girare, tu rimani indietro. Questo è il punto. Cioè non puoi rimanere bloccato su una cosa, anche perché se rimani bloccato su qualcosa e la tua vita non va avanti, non riesci, ti senti incatenato a un pensiero e non va bene, perché poi non te la vivi nemmeno serenamente. Secondo me è importante riconoscere le risorse dell'altro e appunto sfruttarle. Ovviamente non parlo di sfruttare l'altra persona, però comunque sfruttare quello che l'altro ha di diverso da te. Allo stesso tempo però la persona che magari si pone meno domande ragiona, diciamo, in meno tempo, che a volte vuol dire anche ragionare di meno, però a volte no, ovviamente, dipende sempre dalla persona. E dico, io almeno personalmente preferisco sempre un pensiero più elaborato. Ovviamente non vuol dire che la quantità di tempo impiegato a pensare a una cosa misuri la validità di quel pensiero, perché ogni pensiero è valido. Però allo stesso tempo, se so che una persona magari riflette di più e si pone più domande, è una persona che ritengo che possieda più capacità di fare un discorso trasversale e quindi posso apprendere di più da qualcuno. Alla fine non si tratta di rubare delle risorse e di usare qualcuno, ma si tratta di apprendere a vedere la vita con altri punti di vista, con altre idee diverse dalle proprie, anche perché se fossimo tutti uguali, che sfizio ci sarebbe? In che modo io posso ampliare il mio pensiero se la pensano tutti come me? Quindi io credo che da un lato pensare tanto possa essere un modo per scoprire sempre più cose e appunto l'essere curiosi e porsi domande possa essere una grande risorsa da sfruttare e che ti può far creare una mente comunque molto molto sviluppata e che sia in grado di riuscire a collegare le cose fra di loro, anche perché per me una capacità fondamentale è la capacità di saper collegare le cose fra di loro, perché tu secondo me devi essere in grado di fare un discorso o comunque magari da esporre un monologo, però allo stesso tempo di conversare con qualcun altro e appunto avere la capacità critica di dire guarda, io non sono d'accordo con quello che tu stai dicendo, ma se però io sono una persona che non si pone domande e dice vabbè, ok, sì, come faccio ad ampliare il mio pensiero? Questo è il fatto. Però comunque te la vivi più serenamente, diciamocela proprio tranquillamente, te la vivi più serenamente quando sei una persona che non pensa tanto, perché appunto non ti fai domande, ti concentri sul tuo e ciao, la pensi come vuoi e ciao. Però se allora quello che tu dici, magari, allora ci sono persone che non si fanno domande, dicono vabbè non mi faccio domande, pensala come vuoi, io la penso come voglio, però così si fa creare un muro e non c'è uno scambio di informazioni, di opinioni e appunto non si creano quindi delle risorse, oppure ci sono delle risorse ma non sono sfruttate ed è un peccato non sfruttare delle risorse così importanti come il pensiero di qualcuno, l'opinione di qualcuno, perché appunto nessuna opinione è più valida di un'altra. Quindi io dico, porsi meno domande, quali pro ha? Secondo me i due pro principali sono il primo, la serenità, perché se non ti poni domande sei molto più sereno e quindi non hai tanti problemi che ti porta il porti tante domande. Il secondo è il fatto, questa è una cosa molto importante e che io proprio non riesco a fare, però mi sto impegnando a farlo, è vivere nel presente, perché tutte le domande che mi faccio sono tutte o al passato o rivolte al futuro. Non puoi porti una domanda per il presente, anche perché te la puoi porre, però è comunque una domanda a breve termine, perché se è per il presente tu subito devi agire, ok?
E le domande che io mi pongo sono molto spesso che riguardano o una cosa già successa, su come sarebbe potuta andare, o su come potrebbe andare qualcosa. Ma se io mi pongo una domanda su come sarebbe potuta andare qualcosa, quella cosa ormai non può andare in nessun altro modo più perché è già andata come doveva andare. E quindi che senso ha porsi una domanda su una cosa che è già successa? Non lo so, lo faccio lo stesso, ma non ho idea. Però invece porsi una domanda su come potrebbe essere qualcosa in futuro, anche là, allora là puoi fare qualcosa, perché comunque il futuro ancora non c'è stato, però comunque nemmeno ti puoi fare una domanda troppo lontana, quindi ti devi fare domande, cioè ti devi anche fare le domande giuste, perché se no ti vai a fare domande troppo lontane rischiano di rimanere per sempre le domande. Allora, ci sono volte in cui preferirei non farmi domande e semplicemente vivere la vita come viene, però allo stesso tempo, cioè a volte vorrei proprio dire ma che me ne frega, però allo stesso tempo dico ma io come faccio a fregarmene? Come faccio a avere un pensiero passivo e a farmi andare bene tutto? Perché deve essere così? Cioè se io ho la possibilità e la capacità di avere un pensiero mio e di poter fare qualcosa per esprimere il mio pensiero o per far sì che il mio pensiero aiuti qualcun altro, ma perché non devo farlo? Questo è il fatto, non posso stare là a pensare passivamente, anche perché se tutti pensassero passivamente sarebbe una società individuale, cioè fatta di individui che si trovano a vivere insieme perché devono. No, cioè se tu fai questa società così, ma allora nessuno si aiuterà mai, ognuno pensa ai fatti suoi. Troppo mi incresce dire che spesso sembra essere l'unico modo o il modo più semplice e che ti dà più vantaggi per vivere. Perché spesso se sei una persona che si concentra sugli altri, arriva il momento in cui gli altri ti sovrastano. E le buone con le altre persone, le persone altruiste, arriva spesso il momento in cui vengono sorpassate dalle persone che aiutavano, venendo lasciate indietro, e quindi la tua bontà spesso viene sfruttata da altri, solamente perché tu volevi aiutare e quelli poi sfruttano ciò che tu hai fatto, cioè l'aiuto che tu gli hai dato. E quindi poi là arriva il momento in cui ti senti stupido perché dici potevo farmi i fatti miei. E qui poi c'è il bivio, le persone che continuano ad aiutare e non si fanno intaccare da queste cose, e le persone che invece dicono oddio non voglio che risucceda, e anche là è comprensibile, e quindi non aiutano più nessuno. Però se poi non aiuti più nessuno, tu neghi te stesso, ti poni un limite, perché se la tua indole è quella di aiutare qualcuno e ti porti delle domande, perché devi limitarti? Questo è il fatto, è che c'è sempre una linea di equilibrio, che però è la linea più difficile da raggiungere, perché è molto più semplice non porsi domande e dire sì, mi va bene tutto, ok, e allo stesso tempo è semplice, diciamo, mantenere la tua indole di porti tante domande. Però comunque da un lato e dall'altro ci sono sia i pro che i contro. Questo video l'ho fatto solamente per esprimere un po' la mia opinione, quindi spero che questo video ti sia piaciuto, spero che possa essere stato utile a qualcuno. Ci vediamo ad un prossimo video.